di Audiocostruzioni. Quest'oggi voglio presentarvi un impianto minimale, no? Parliamo di impianto circa da 1.000 euro, che però suona bene e ha la caratteristica di essere moderno perché parliamo di USB, di Bluetooth, ma anche vintage perché parliamo di vinile. Andiamo a vedere di cosa sto parlando. Come amplificazione ho scelto un Advanced Acoustic, l'XI50 Bluetooth, che è un 50 watt naturalmente Bluetooth, con caratteristiche molto interessanti e un prezzo di listino, parliamo di street price, attorno ai 400 euro. Come giradischi ho scelto questo Audio-Technica, la T120 LP, il modello X, ma può essere molto valido anche un Project, che più o meno si trovano a quelle cifre lì. Parliamo di 250 euro per l'Audio-Technica e circa 300 per un bel Project. La differenza tra l'Audio-Technica e il Project sono la trasmissione. Questo è un po' più portato al DJ e alla trasmissione diretta, e invece i Project sono un pochino più fighi da casa, no? Anche forse più bellini esteticamente perché molti sono neri laccati, con la trasmissione a cinghia. Come diffusori ho scelto questi monitor audio Bronze 2, diffusori che di listino costano circa 500 euro, montano un woofer da 16 cm e un reflex anteriore. Sono diffusori di questa marca qua inglese, la Monitor Audio, concorrente praticamente, acerrima nemica per così dire della B&W e della KEF. È una ditta che lavora a livello mondiale, fa grandi numeri e, come dicevo, prezzo di listino 500 euro, street price di solito si trovano attorno ai 400 euro. Poi dopo vediamo il discorso cavetteria. Uno può mettere anche dei cavi spellati, quindi con una 20 o 30 euro si può fare il tutto. Ma andiamo a vedere cosa c'hanno di bello queste macchine qua. I diffusori sono molto, come posso dire, inglesi, quindi non hanno né troppi bassi né troppi alti, vanno bene per tutti i tipi di musica. Con il reflex anteriore sono adattissimi anche a essere messi vicinissimo al muro, non abbiamo problemi di nessun genere. Insonorizzano anche stanze abbastanza ampie e, come dicevo prima, possiamo buttare dentro sia del rock, del jazz, ma anche se abbiamo della classica abbiamo veramente un bel risultato. Li vedete senza copertine, ma hanno le copertine magnetiche, quindi siamo tutto a posto. Per quanto riguarda l'Advanced Acoustic, il prezzo di listino è abbastanza alto perché mi pare che sia attorno ai 650 euro, una cosa del genere, però lo street price su Advanced Acoustic ci sono buone scontistiche, come dicevo si trova attorno ai 400 euro. Questo è praticamente un apparecchio moderno, per non dire modernissimo. Perché? Oltre ad avere tutte le entrate analogiche del mondo, fono, anche l'entrata USB e Bluetooth, quindi col nostro telefonino, la nostra musica che abbiamo, che ci piace tanto, le radio internet che dal telefonino le possiamo prendere tutte, qualsiasi cosa, la chiavetta USB che adesso sta suonando, quindi se abbiamo le nostre belle musichette sulla nostra chiavetta la possiamo infilare dietro e via che andiamo, regolazione alti bassi, il bypass, il loudness on, loudness off, cioè veramente macchina completissima, un bel pannello in plexiglass, un bel display, i giradischi, come dicevo, partenza e arrivo molto veloce e tutto manuale. Però io ho messo questo, però come dicevo anche un Project va benissimo. Poco sopra i 1.000 euro, tutto questo impianto qua si comincia a sentire veramente come si deve, ok? E si ha tanta comodità. Se poi vogliamo mettere un lettore CD, c'è sia il suo dell'Advanced Acoustic, ma ce ne sono anche tanti altri che non costano molto e possiamo usarlo tranquillamente. Vi faccio solo vedere le connessioni dietro e facciamo anche la prova ascolto. Benissimo,
Allora vi faccio vedere il dietro. Vedete, questa è la pennetta USB che vi dicevo prima, che abbiamo usato. Abbiamo l'ingresso fono col suo notolino per la massa, CD, tuner, vedete quanti ingressi, quindi ci possiamo collegare veramente di tutto e di più. Ha il reach out, ha la separazione tra pre e finale, il BIAS che sarebbe praticamente una specie di forma di classe A per pochi watt, antennina Bluetooth. Qua le connessioni per i diffusori sono come sempre banana, forcella, cavo spellato, e vi faccio vedere anche il telecomando, no? Il telecomando è così, qua c'è tutta la parte praticamente che riguarda l'amplificatore. Con questi comandi io comandavo la pennettina, no? E poi dopo tutto il resto è per il lettore CD. Andiamo a vedere anche i diffusori dietro. Come tutta la serie monitor audio, anche queste qua grosse, le Gold 200, ma anche questa serie qua ha sempre un perno che va a prendere praticamente, a stringere il diffusore, no? Per renderlo più solido. È proprio una caratteristica di monitor audio. E dietro troviamo la connessione B-Wiring. Con la prova ho usato la pennetta USB che avevo riversato tutti i file in Wave, ok, i file soliti che usiamo per la prova, ma questo possiamo usarlo come MP3, insomma prende dentro tanti formati. E col telecomando io mandavo, vedete, avanti e indietro tutti i brani. Non vi posso far ascoltare col vinile perché non ho diciamo dischi senza copyright, quindi per me è un problema. Come sempre da Audio Costruzioni trovate di tutto e di più. Spero che questa prova vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati. Audio Costruzioni numero 1.